Siamo nel 1913, l'Europa è sull'orlo della guerra e Franz Marc, pittore del gruppo Der Blaue Reiter, dipinge una delle opere più inquietanti e profetiche del Novecento, Destino di animali. Davanti a noi non c'è un paesaggio idilliaco, ma una scena di distruzione. Cavalli, cervi e altri animali vengono travolti da forze violente, schiacciati in un turbine di linee spezzate e colori aggressivi. Marc credeva che gli animali fossero più puri degli esseri umani. Ritraendoli in un destino tragico, prefigurava la catastrofe imminente che avrebbe colpito tutta l'umanità, la prima guerra mondiale. I colori non sono realistici, il blu intenso, il rosso fiammeggiante, il nero minaccioso, ogni tinta ha un valore simbolico, esprimendo dolore, conflitto e annientamento. Qui il linguaggio espressionista raggiunge l'apice. Forme frammentate, linee oblique, energia compressa che sembra esplodere dalla tela. Non c'è armonia, solo caos. Diversamente da altri dipinti di Marc, in cui i cavalli sono ritratti in posa eroica, qui sono senza speranza. Una madre nitrisce per il suo puledro che, colto dal panico, corre alla cieca verso un albero rossastro che sta cadendo, simbolo di rovina e del predominio del materialismo. Al centro del dipinto si trova solitario un cervo blu. Per Marc il cervo rappresenta la delicatezza. I colori possiedono una certa qualità psicologica. L'artista associava il blu alla virilità, a una forza austera e all'intelletto, il giallo alla femminilità giocosa e il rosso al mondo materiale e al suo predominio. Il cervo blu inarca il collo all'indietro, ricevendo il colpo finale della morte rappresentato dal fascio di luce arancione che attraversa la tela. Quando nel 1918 Paul Klee ridipinse la parte destra della tela danneggiata, di proposito non tentò di riprodurre la luminosità unica della colorazione originale di Marc, sforzandosi piuttosto di mantenere l'integrità compositiva del quadro. Le forme astratte di animali si compenetrano e si sovrappongono in nette diagonali a freccia. Marc sviluppò consciamente uno stile in cui sarebbe impossibile togliere, aggiungere o spostare la minima linea senza stravolgere l'equilibrio e la tensione intima dell'opera. In Destino di animali, 3 frammenti trasversali di vegetazione e fasce di luce suggeriscono un equilibrio assoluto tra la vita e la forza distruttiva. Marc stesso scrisse: "Questo è come vedo il destino degli animali e il mio stesso destino." Un anno dopo, nel 1914, scoppiò la guerra. Marc vi prese parte e morì al fronte nel 1916. Insieme a Kandinsky, Franz Marc fondò il gruppo Cavaliere Azzurro, che mirava a superare l'arte accademica e cercare un'espressione spirituale attraverso colore e forma. Per Marc gli animali rappresentavano la verità originaria del mondo. In quest'opera la loro sofferenza diventa specchio del destino collettivo dell'uomo. Destino di animali non è un quadro da contemplare serenamente, è un grido pittorico, un presagio. Guardandolo si percepisce l'angoscia di un artista che avverte la fine di un'epoca. Oggi il dipinto si trova al Kunstmuseum di Basilea, una delle tappe fondamentali per comprendere l'arte espressionista e l'eredità spirituale di Franz Marc. Quest'opera è il simbolo di un secolo che stava cambiando, dalla speranza alla distruzione, dall'armonia con la natura al disastro della guerra. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!